Hamas adotta l'Islam come suo stile di vita, Allah è il suo scopo, il profeta è il suo modello, il Corano è la sua Costituzione. Questa è una delle frasi che fa parte dello statuto di Hamas che dobbiamo conoscere, non solo perché è tutto un prodotto fatto e finito dell'Islam, ogni punto dello statuto di Hamas è islamico, ma anche perché questo ci consente di misurare in maniera quanto più precisa possibile la stupidità dei filo-palestinesi, che in questo momento, ovvero dal 7 ottobre ad oggi, sono ancora allineati con la causa palestinese. Sono a tutti gli effetti delle persone non di fede islamica che si stanno facendo prendere in giro da Hamas. I punti che io ho selezionato sono 12 concetti che possiamo vedere tranquillamente perché gli articoli sono tutti sparpagliati, non scrivono benissimo alle bestie di Satana ovviamente. Sappiate che in descrizione trovate l'originale tradotto in italiano e che ogni articolo è intervallato da una citazione dal Corano, dalla Sunna, che noi possiamo anche non ripetere perché ormai li conosciamo a memoria. Il più importante in assoluto è il primo ed è ovviamente l'intento genocidario di Hamas per quanto riguarda la popolazione ebraica, il genocidio degli ebrei. Questo viene dichiarato subito nell'introduzione e poi, come dicevo, anche in altri punti dello statuto. Nell'introduzione esiste questa frase: Israele esiste e continuerà ad esistere finché l'Islam non l'annienterà del tutto. La frase introduttiva è una frase di al-Banna, che saprete essere il fondatore dei Fratelli Musulmani, tant'è che Hamas è una metastasi a tutti gli effetti della fratellanza dell'Egitto. Questa frase non è nient'altro che un riflesso dell'hadith più stupido del mondo, ovvero quello secondo il quale i musulmani devono uccidere tutti gli ebrei fino all'ultimo. Quando anche l'ultimo ebreo si sarà nascosto dietro un albero o una roccia, ci sarà l'albero o la roccia che addirittura parlerà per chiamare il musulmano dicendogli: ehi musulmano, servo di Allah, vieni qui che c'è l'ultimo ebreo, vieni ad ucciderlo. L'uccisione dell'ultimo ebreo è strettamente collegata alla grande vittoria dell'Islam, quindi non è possibile che l'Islam continui ad esistere finché non ha ucciso tutti gli ebrei. Questo è un intento genocidario. E questo è uno dei requisiti che può comportare l'accusa di genocidio verso un responsabile potenziale di genocidio. Mi spiego meglio. Come saprete, nelle settimane scorse Israele è stata portata all'Aia in maniera del tutto surreale ed assurda per rispondere ad un'accusa di genocidio. Ovviamente Israele non ha i requisiti per essere accusata di genocidio, al contrario ce li ha Hamas. Quindi cos'è successo? Che Israele ovviamente non è stata accusata perché Israele sta facendo un'operazione militare almeno per il recupero degli ostaggi e in un secondo momento, in una seconda fase, anche per debellare Hamas, ovviamente dopo quello che è successo, con tutta una serie di complicazioni, ma non c'è in corso un genocidio, ovviamente. Quindi Israele non è stata accusata, ma esiste un'associazione che ha portato la richiesta di accusare Hamas di genocidio. Fra i requisiti c'è questo, quindi se nelle prossime settimane ne sentirete parlare anche il telegiornale, sappiate che è qua dentro il requisito finale che può far condannare, e secondo me passerà, verrà accolta all'Aia questa richiesta. Hamas verrà condannata per genocidio per quanto riguarda il massacro del 7 ottobre. Mentre per quanto riguarda invece la stupidità dei filo-palestinesi, sappiate che in questo momento i filo-palestinesi vengono presi in giro dal Sudafrica, che è un paese, che è il paese che ha portato Israele all'Aia per accusarla di genocidio ed è il paese che dà protezione a al-Bashir, che è responsabile di non so quanti genocidi. Questo brevemente lo volevo ricordare. La natura sostanziale di Hamas, punto 2, ovviamente è l'Islam. La base di Hamas è l'Islam, le sue idee, la visione della vita e dell'umanità, il giudizio sulle azioni di chiunque derivano dall'Islam. Hamas è un'ala dei Fratelli Musulmani. I Fratelli Musulmani sono un movimento mondiale con totale padronanza di tutti i concetti islamici. Hamas adotta l'Islam come suo stile di vita, il Corano come Costituzione, Maometto come modello e Allah come scopo. Che diavolo di senso ha dire che Allah è lo scopo? Cioè a livello teologico non ha senso, nel senso che i musulmani sono sempre chiamati a fare qualcosa, no? Come se l'opera di Allah non fosse completa. Perché? Perché effettivamente la Sharia, secondo Allah, va imposta su tutto il pianeta Terra, e questa cosa è ridicola. Immaginate un cristiano che inizia un video dicendo sono qui a completare l'opera di Dio. Beh,
Sarebbe un po' arrogante. E la stessa cosa viene ripresa anche dopo quando dice: lo scopo di Hamas è Allah, il capo di Hamas è Maometto, la Costituzione è il Corano, il metodo è la jihad, e il tocco satanista che ovviamente non poteva mancare: il più grande desiderio di Hamas è la morte per la gloria di Allah. Beh, accontentati, nessun problema. Il problema è che le bestie di Satana lasciano fuori i bambini, i civili, chiamiamoli civili, le donne, gli anziani, per i quali Hamas non ha mai costruito neanche una tettoia storta per rifugiarsi dai bombardamenti di Israele, che ovviamente arriveranno dopo quello che hai fatto, mentre loro invece, che vogliono tanto la morte per la gloria di Allah, si nascondono nei tunnel ancora adesso. Molto bene. Punto 3. Chi sono i componenti di Hamas? I componenti di Hamas sono a tutti gli effetti tutti i musulmani del mondo. Hamas è composta da tutti i musulmani del mondo che adorano Allah e le sue rivelazioni, fra cui la jihad come obbligo. Hamas accoglie tutti i musulmani che vogliono ricevere una ricompensa da Allah. Questo è uno dei fattori più problematici, uno fra i tanti, della dottrina islamica, che fra un mese purtroppo ritornerà in auge, perché noi sappiamo che fra un mese inizia il Ramadan, è il mese della purificazione dai peccati, e purtroppo secondo l'Islam l'unico modo che il musulmano ha per redimersi da alcuni peccati già commessi in precedenza è quello di fare jihad, quindi attentati terroristici. Per questo motivo durante il Ramadan succede sempre di tutto. E sicuramente parleremo della moschea Al-Aqsa di Gerusalemme come ogni anno, io suppongo. E anche in questo caso Hamas sta facendo leva sulle persone che possono avere commesso dei peccati in precedenza. Di solito gli jihadisti, anche Al-Qaeda l'ha sempre fatto, anche l'ISIS, hanno le reclute migliori proprio nei falliti sociali, quelli che fino a ieri magari bevevano alcol, cosa che non si può fare. Quando vuoi cercare un riscatto, allora entri a far parte di una cellula jihadista. Hamas non ha confini geografici perché si estende ovunque ci siano i musulmani. In altre parole, come già sappiamo, Hamas non è una vera e propria squadra di militanti con una divisa, un quartiere generale, ma semplicemente, come Hamas stessa dice, è composta da tutti i musulmani. Per questo motivo il 7 ottobre, quando le bestie di Satana hanno riportato nella striscia di Gaza i cadaveri, ci sono state le parate dei cadaveri. Noi non abbiamo un punto del pianeta Terra in cui i bambini rincorrano felici dei cadaveri sputandoci contro, tranne che nella striscia di Gaza, e hanno tutti quanti festeggiato, hanno celebrato, video che lo sapete, io non posso più riattaccare ai miei perché sennò mi segnalano. E non solo questo è quello che è successo, ma noi ogni tanto possiamo anche guardare quello che non è successo. Dall'8 di ottobre ad oggi, che siamo a fine febbraio, non c'è stata una mail anonima, un account anonimo, anche finto, non verificato, che abbia detto: sì, dal mio vicino di casa ci sono questi ostaggi, vi voglio segnalare la posizione. Questo non è mai successo, ad esempio, e noi sappiamo che purtroppo questi ostaggi, man mano che vengono curati negli ospedali, con gli psicologi, eccetera, qualcuno, quando si sente di dare la propria testimonianza, sta dicendo che erano tenuti a casa dalle persone, i cosiddetti civili innocenti di Gaza. Quindi tanto innocenti non sono. Perché? Perché l'Islam funziona per omertà, come una vera e propria organizzazione mafiosa. E quindi per essere di Hamas basta essere musulmani, quindi quando arrivano i cadaveri io festeggio, e quando ci sono gli ostaggi io sto zitto e di sicuro non denuncio Hamas, perché non esiste il musulmano che denunci un altro musulmano. Questo non esiste. Punto numero 4. Qual è il metodo di Hamas? Ovviamente la jihad, che tra l'altro è obbligatoria. Hamas è composta da tutti i musulmani che adorano Allah e le sue rivelazioni, fra cui la jihad come obbligo. Per jihad io credo che a questo punto si possa intendere però anche la jihad non armata, ma la jihad, diciamo, della parola, la jihad su internet. Quindi il musulmano che è in Afghanistan e non sa neanche dove sia Israele, e che ogni giorno posta i propri video, le proprie foto, i propri contenuti per portare avanti la causa palestinese, sta effettivamente facendo jihad non armata. Comunque esiste anche questa. Tutti i musulmani devono unirsi alla jihad, che è un dovere collettivo appunto per tutti i musulmani. Vediamo ora il punto 5, ovvero chi è il nemico di Hamas. Ovviamente gli ebrei. Purtroppo questo nemico viene identificato non solo nell'introduzione, che è il pezzettino che ho letto prima, ma anche negli articoli 14, 17, 20 e 22. Hamas nasce per combattere contro gli ebrei. Questo combattimento è lungo e pericoloso. In questo momento Hamas sta dando per scontato che l'Islam abbia sempre perseguitato gli ebrei, perché lo faceva
Maometto e quindi loro hanno continuato, quindi sono 1400 anni che gli ebrei sono perseguitati dai musulmani, ma sta prendendo in giro i filo-palestinesi, perché i filo-palestinesi che iniziano a ragionare dal 1948 in poi ha fatto credere la leggenda delle terre occupate. Questa non è nient'altro che propaganda di Hamas o di tutti gli altri gruppi che ci sono stati prima della cosiddetta causa palestinese e che hanno semplicemente soltanto fatto numero grazie a queste persone non musulmane, filo-palestinesi, che credono ancora a queste leggende. Di recente c'è anche l'apartheid, il genocidio, tutta una serie di cose che ovviamente ad Hamas fanno comodo, ma poco prima ti dice che sono 1400 anni che perseguita gli ebrei. Evidentemente i filo-palestinesi iniziano ad essere le persone sempre più stupide di questa circostanza orrenda che stiamo vivendo. Il nemico sionista ha capito l'importanza anche del ruolo della donna ed è per questo che tenta di allontanarla dall'Islam attraverso organizzazioni che assolutamente io vi voglio leggere, che sono organizzazioni sioniste come la massoneria, il Rotary Club, le cricche spionistiche e tutti i covi di sabotatori e di sabotaggi. Non c'è limite al peggio. Il nemico ovviamente sono gli ebrei, che sono nazisti, rubano la patria, uccidono donne, bambini, anziani, rovinano la vita delle persone, deportano le persone. La deportazione lontana dalla patria è una forma di omicidio. Le caratteristiche del nemico ebreo. Il nemico è ricco, possiede radio, tv, stampa, case editrici e sta dietro a qualsiasi cosa sia successa nel corso della storia. La rivoluzione francese, quella russa, la prima guerra mondiale e anche la seconda. Si muove sotto forma di queste organizzazioni segrete, massoneria, Rotary Club, Lions Club, B'nai B'rith, controlla gli stati imperialisti, ha fondato l'ONU, manca la Juve e il Carrefour di Tel Aviv ed è riuscito ad ottenere la dichiarazione di Balfour. Insomma, nessuna guerra è mai scoppiata senza che ci fosse la sua impronta digitale. Anche l'Est comunista è alleato col nemico. Questa è una balla e loro lo sanno benissimo, perché il comunismo non è mai stato... ovviamente non è mai stato alleato con l'Occidente ed è sempre stato alleato con la causa palestinese, tant'è che, ve lo anticipo, esiste un paradosso all'articolo 20 quando Hamas dice che gli ebrei sono nazisti. Questo è un paradosso che nella vittima crea ancora più problemi e quindi la vittima non riesce a liberarsi dal proprio persecutore, che non è nient'altro che uno psicolabile, un manipolatore. Queste sono cose che i comunisti hanno studiato su degli psicolabili e che hanno ridato poi alla causa palestinese, che serviva in quel momento per essere contrapposta all'Occidente, all'America, eccetera. Però di queste cose parleremo poi in un altro video ancora. Adesso era solo per ogni tanto unire i puntini. La liberazione della Palestina è molto importante, anche perché il piano sionista prevede di conquistare altre terre dopo questa palestinese, dopo le terre palestinesi, e quindi va fermato il prima possibile. Questo piano sionista è contenuto nei protocolli degli Avi di Sion, il falso storico più famoso al mondo, al quale i musulmani credono ancora oggi, Annus Dominis 2024. Anche i protocolli degli Avi di Sion è un contributo del comunismo dato alla causa palestinese. Pensate a queste altezze filo-palestinesi quanto imbecilli devono essere, perché si sono bevuti tutta una serie di complotti, il cliché dell'ebreo che è ricco, che controlla tutto, e addirittura i protocolli degli Avi di Sion. Questi sono i filo-palestinesi che ci terremo in Italia e in Europa anche quando Israele avrà finito e vinto questa guerra. Punto numero 6, il tratto mafioso di Hamas. Niente di più facile. Praticamente Hamas dice che nessun musulmano può sottrarsi alla chiamata di Hamas e rischia, perché altrimenti rischierebbe. Hamas dice rischia perché sfida il fato, verrà sopraffatto dagli eventi, mentre invece, osservando la striscia di Gaza oggi, sappiamo che è andato tutto bene, no? A stare allineati con Hamas. Non sarà scusato. E poi c'è una frase che mi ha colpita molto, perché dice: l'oppressione da parte dei propri parenti e concittadini è più dolorosa per l'anima del taglio di una spada. Al di là del fatto che improvvisamente Hamas parli come Battiato, è interessante perché la sproporzione che dà è la stessa sproporzione coranica che dà Allah quando dice, ad esempio, che perseguitare i musulmani è peggio che uccidere i miscredenti. Forse la Sura 5, non voglio ricordare che altezza è. Comunque è una cosa del genere, dove manca completamente la simmetria fra due concetti proposti che ovviamente non sono paragonabili.
Punto numero 7. Qual è l'obiettivo di Hamas? Ovviamente la distruzione di Israele e subito dopo la fondazione di uno Stato islamico. Quindi, oltre al genocidio degli ebrei, che abbiamo sulla base della percezione islamica che Hamas ha della geografia, nel senso che tutto l'Islam ha una percezione un po' distorta della realtà geografica, Hamas definisce la Palestina un sacro deposito per tutti i musulmani. È una terra islamica affidata alle generazioni dell'Islam fino al giorno della resurrezione. Nessuno può cederne nemmeno un centimetro. Questo perché secondo la Sharia tutte le terre che sono state islamiche devono in qualche modo tornare ad essere islamiche. Ad esempio l'attentato che ci fu a Madrid, non mi ricordo in che anno, forse nel 2005, venne rivendicato da parte di Al-Qaeda, fece 200 morti, 2000 feriti, venne rivendicato da Al-Qaeda sulla base di questo concetto. Una volta l'Andalusia era tutta, il califfato andaluso era tutto islamico e quindi Al-Qaeda fece quell'attentato per riprendersi questa parte di Spagna che adesso l'Andalusia è solo sotto, un tempo comprendeva anche la parte più a nord. Dopodiché no, però immaginate una cosa, Madrid fece 200 morti ed è considerato il massacro più grande dopo la seconda guerra mondiale. Al secondo posto c'è il Bataclan. Se noi sommiamo il Bataclan e Madrid non viene fuori il 7 ottobre. E Israele è alta così. Immaginate lo stato d'animo, lo shock per gli israeliani e le comunità ebraiche, anche non per forza in Israele. Subito dopo aver ammazzato tutti gli ebrei e aver distrutto Israele, Hamas vuole fondare un nuovo Stato islamico, perché lo Stato islamico è l'unica soluzione ai troppi problemi del mondo. Se vi leggerete lo statuto sappiate che questa frase ricorre di continuo. Ogni volta che c'è un problema loro pensano, non solo loro, non solo Hamas, tutti quanti pensano che l'unica soluzione sia fondare uno Stato islamico, cosa che ad esempio era successa in Siria, l'Iran anche, e questa è una trappola, niente male. Bene, al punto numero 8 possiamo vedere le menzogne di Hamas, che sono tantissime, ci metterò un quarto d'ora, no, facciamo in fretta. Hamas dice che Hamas dà aiuto ai poveri e agli oppressi, ovviamente questa è una bugia. Hamas promuove la solidarietà sociale, non tanto perché abbia un programma sociale, economico, finanziario, ma perché dice che tutti i musulmani devono essere uniti e compattati contro il nemico. Quindi durante tutto il corso dello statuto Hamas non dà un programma economico, sociale, vero e proprio, ma dice soltanto che bisogna essere compatti come musulmani contro il nemico ebreo. Solidarietà, infatti poco dopo dice, solidarietà sociale significa aiutare chi ha bisogno sia a livello materiale che morale. Poi si ripete, non dice nient'altro e alla fine la realtà è che tutti i milioni, perché hanno fatto i milioni nella striscia di Gaza, li hanno usati sempre e soltanto per costruire nuove armi o nuovi tunnel. Sappiate che arrivati a questa altezza della storia il reticolato di tunnel ha superato i 700 km, quindi stiamo parlando di un'altezza immaginaria, non perfettamente una linea retta, da Milano a Frosinone. Lo controllavo ieri sera di proposito, probabilmente non sono neanche stati ancora scovati tutti i tunnel. Questo è il modo che Hamas ha sempre avuto per utilizzare i soldi, quindi in realtà per gli oppressi e i poveri non ha fatto niente, anzi non gli ha costruito neanche mai una tettoia storta per mettere sotto i bambini o i civili, le donne, gli anziani, quando tu lo sai benissimo che Israele ti bombarderà dopo quello che hai fatto, perché Hamas ha sempre voluto i bambini morti, perché con i bambini morti faceva le foto e i video, quando non c'erano i bambini morti davvero li hanno inventati con degli attori che qualcuno di noi già conosce e il risultato è che poi le persone in Occidente rimanevano tutte contrite e mandavano la jizya. Tutto lì. Hamas è un movimento umanistico, sì, certo, che si occupa di diritti umani, quindi le altre religioni possono convivere pacificamente all'ombra dell'Islam, anzi è solo all'ombra dell'Islam che cristianesimo ed ebraismo possono convivere in pace e in sicurezza. Cioè 3 articoli prima, pensate alla deficienza dei filo-palestinesi, 3 articoli prima ti ha detto che vuole uccidere tutti gli ebrei e 3 articoli dopo ti dice che però l'ebraismo e il cristianesimo possono convivere tranquillamente sotto di noi, non vi preoccupate.
Hamas non cerca guadagno, no, è per questo che nei tunnel hanno trovato non so quanti milioni di shekel, dove c'era Sinwar tra l'altro, però lui non c'era. E quindi io ho il terrore che sia in Egitto con gli ostaggi. Hamas non cerca guadagno, fama o potere. Hamas è lo stile di vita islamico, quindi comprende tutti i musulmani che adottino l'Islam come stile di vita e che in Hamas troveranno i loro soldati. Perfetto. Qui si stanno proprio facendo prendere in giro i filo-palestinesi da dei bugiardi patologici. Il nazionalismo di Hamas è un altro punto molto interessante, perché è lei stessa a dire che Hamas è un movimento nazionalista, il nazionalismo fa parte del suo credo religioso, l'importante è fare jihad, così importante che anche le donne possono combattere senza il permesso del marito. Io sgancio un vaffanculo Hamas, proprio personalissimo a questa altezza. Mi raccomando, femministe filo-palestinesi, continuate a stare allineate con questa meravigliosa causa che non fa acqua da nessuna parte. E il nazionalismo, tra l'altro, è proprio uno dei punti. Allora è così, i filo-palestinesi sono sulla carta le persone più progressiste e liberali del mondo e anche più femministe del mondo, ma hanno sempre fatto della loro lotta, della loro opposizione al nazionalismo uno dei loro punti di forza, e in questo momento sono alleati con dei nazionalisti, per di più terroristi, per di più islamici. Non ha nessun senso la causa palestinese. Questo punto piacerà a molti: le soluzioni di pace. Le iniziative di pace, conferenze e soluzioni pacifiche contraddicono tutte le credenze di Hamas. Inoltre queste iniziative di pace sono solo un modo che hanno i miscredenti per imporsi sui musulmani. Sono perdite di tempo e giochi per bambini. L'unica soluzione è la jihad. Perfetto. Questa delle soluzioni di pace, così come quella della soluzione a due stati, è una cosa che spesso mi viene chiesta anche da persone in buona fede, interessate, curiose. Rendetevi conto, per favore, che non è possibile sedersi a un tavolo con Hamas e chiedere la pace, tantomeno se ti ha appena detto che le soluzioni di pace sono soltanto una perdita di tempo, un gioco per bambini. Noi vogliamo gli ebrei morti, perché ce l'ha lasciato detto sia Allah che Maometto. Punto. Non puoi fare nessuna soluzione pacifica con questi esseri. La soluzione a due stati è ancora più leggendaria, nel senso che Israele l'ha proposta 200 milioni di volte, i musulmani hanno sempre detto di no, l'hanno sempre rifiutata, senza contare che la striscia di Gaza è uno stato su cui Israele non ha nessuna responsabilità. Infatti, se non avesse preso 246 ostaggi, Hamas, Israele non era nella striscia di Gaza. Questi sono dati della realtà di cui noi dobbiamo tenere conto. La soluzione a due stati è una leggenda, non esiste. È come dire che faccio la soluzione a due stati con l'Afghanistan. L'Afghanistan adesso è governato dai talebani, quindi è un paese orrendo, nessuno si metterebbe mai a fare degli accordi con l'Afghanistan, tant'è che non ci sono, così come non ci sono con Hezbollah in Libano, con Al-Shabaab in Somalia, eccetera, eccetera. E basta, ma sono già degli stati autonomi. Gli strumenti di Hamas sono principalmente l'indottrinamento e l'ovulo. Per quanto riguarda l'ovulo, anche qui spero che le femministe mi sentano, sappiate che l'articolo 17 parla della donna musulmana, che ha un ruolo molto importante perché fondamentalmente partorisce altri uomini che verranno educati secondo i precetti islamici. Il nemico sionista ha capito che dovrebbe allontanare la donna dall'Islam attraverso tutte le cricche spionistiche che dicevamo prima. Pertanto anche le ragazze musulmane devono essere educate secondo i precetti islamici, occuparsi dei figli e della casa ed educarli alla jihad, e soprattutto non devono sprecare denaro in altre cose se non in quelle dette poco fa. Mi raccomando, pulire anche i vetri, lavare i piatti e passare la polvere ogni tanto. Questo è il femminismo di Hamas. Complimenti a tutte le donne che si sono allineate con la causa palestinese. Ottimo. Dopodiché parla dell'indottrinamento brevemente. Hamas dice che bisogna propagare una coscienza islamica attraverso professori, maestri, pubblicità, mezzi di comunicazione, cambiare i programmi, insegnare non solo il Corano, la Sunna, ma tutta la storia dell'Islam, e insegnare anche le caratteristiche del nemico, le sue debolezze, i suoi punti di forza e tutti i suoi alleati. Attenzione, perché anche l'arte islamica gioca un ruolo fondamentale,
perché nel processo di liberazione deve contrapporsi all'arte dei miscredenti. In questo momento voi visualizzate, immaginate la Cappella Sistina, la volta o non lo so, i Musei Vaticani in generale, e sappiate che secondo Hamas l'arte dei miscredenti è bassa, si rivolge al corpo, va verso la terra, mentre invece l'arte islamica, cosa sono i razzi e i kamikaze? Cos'è l'arte islamica? L'arte islamica eleva lo spirito, va verso il cielo, dà vigore, arricchisce, dà vita, e quindi servono anche opuscoli, libri, spettacoli teatrali di arte islamica. Io non ho niente da dire su questo. Ultimissimo punto, gli alleati di Hamas sono praticamente tutti quelli che fanno comodo in un primo momento, l'importante è che poi abbandonino la laicità e si diano totalmente alla Sharia. Questo lo specifica Hamas quando parla della OLP, perché lo statuto è dell'88, la Organizzazione per la Liberazione della Palestina, sapete, capitanata dal terrorista che vinse il premio per la pace, sì, e quando dice che appunto la OLP, sì, siamo amici, però comunque loro sono troppo laici. Attenzione, perché sono laici? Perché sono stati influenzati dalle crociate, sì, dall'imperialismo, dai missionari e dall'orientalismo. Quando la OLP abbandonerà la laicità, troverà Hamas come miglior alleato e averne anche noi alleati così. E poi dice che tutti gli altri stati arabi, islamici o palestinesi che siano possono alla bisogna essere tranquillamente dei loro alleati, l'importante è che a un certo punto vengano sopraffatti da Hamas, che non prevede la laicità, ma che prevede la distruzione di Israele e poi la fondazione di uno Stato islamico. Perfetto. Io direi che arrivati a questo punto la deficienza dei filo-palestinesi è epocale, colossale, biblica, nel senso che sono le persone, come dicevo, più progressiste, più liberali, più femministe del mondo, ma di fatto si sono fatte prendere in giro da una cozzaglia di terroristi che con un Kalashnikov in mano il 7 ottobre sono andati su e giù per i kibbutz a spaccare con il cazzo in due le bambine di 12 anni, pieni di anfetamina. Da queste persone sono riusciti a farsi prendere in giro i filo-palestinesi. Avrei finito, ma ci tengo tantissimo a farvi vedere una cosa. Qualcuno di voi già lo sa, io ho un gatto che detesta il Corano, no? E normalmente lo azzanna, e mentre preparavo questo video ha azzannato anche lo statuto di Hamas in più punti, e ho anche un piccolo backstage da farvi vedere perché sono orgogliona del mio gatto. C'è un punto in cui ha proprio attaccato la parola Allah, chissà dov'era. Eccolo qui. È uno di noi. È uno di noi. Grazie tribù, a presto, ciao. Santiago. Finito?